In questo video, la quinta parte, parliamo di esempi con delle equazioni di secondo grado, con le soluzioni con il metodo grafico, quindi il metodo della parabola, quando abbiamo le A negative, quindi A minore di 0, e faremo due casi con A minore di 0 e delta maggiore di 0, A minore di 0 e delta uguale a 0, oppure A minore di 0 e delta minore di 0. Alla fine metterò un grafico conclusivo con tutti i casi che abbiamo affrontato in queste 5 parti, sia con A positivo che con A negativo, e poi farò uno shorts per chi insomma volesse avere uno schemino un po' di tutti i casi, così insomma, ricordate come si fanno i grafici e come diciamo arrivare alla soluzione. Andiamo al primo caso, quindi facciamo primo caso con A minore di 0 e delta maggiore di 0, ok? Questo è il primo caso, due esempi. Allora, esempio, lo chiamiamo 109, ok? Abbiamo meno 2x al quadrato più 3x più 2 minore di 0. Chiaramente noi andremo a studiarlo con A negativo, però si potrebbe tranquillamente cambiare tutti i segni e girare il segno iniziale, e quindi si può studiare anche come caso A maggiore di 0 e delta maggiore di 0, e noterete le stesse identiche conclusioni. Però adesso affrontiamo quando ci abbiamo A negativo. Allora, la prima cosa che farò, come al solito, ormai se avete seguito gli altri, diciamo, video, lo sapete, trasformo in un'equazione, sono rapida in queste cose ormai, un'equazione associata, ok? Quindi quindi la riscriviamo, meno 2x al quadrato più 3x più 2 uguale a 0. Quindi andrò a dire che mi trovo ABC, mi riscrivo da parte, quindi avrò che questo è A, questo è B e questo è C, quindi A è uguale a meno 2, B uguale a più 3 e C uguale a più 2. Chiaramente quando vede A il delta maggiore di 0 avremo due soluzioni diverse, x1 e x2. Andiamo a cercarle. Quindi ci calcoliamo prima il discriminante, quindi faccio il simbolo discriminante, quindi delta uguale a b quadro meno 4ac, quindi è più 3 al quadrato meno 4 per meno 2 per più 2. E quindi ottengo 9, perché 3 al quadrato fa 9, meno per più fa più 4 per 2 fa 8, 8 per 2 fa 16, cioè 25. E avremo che quindi il delta è uguale a 25, quindi positivo. Infatti stiamo studiando il caso delta maggiore di 0. Quindi formula risolutiva. Per trovare le due soluzioni dell'equazione. Quindi 1, 2 uguale a meno b più o meno radice di delta fratto 2a. E quindi è meno per più 3 più o meno radice di 25 fratto 2 per meno 2. Quindi avremo meno 3 più o meno 5 fratto meno 4. Quindi avremo meno 3 più 5 fratto meno 4 e meno 3 meno 5 fratto meno 4. Quindi le due soluzioni saranno meno meno 3 più 5 saranno più 2, col meno sotto è meno, 2 quarti, e quindi meno un mezzo. E poi avremo meno col meno fa più, 8 quarti, quindi 2 più 2.
Andiamo a scriverle, quindi avrò x1 uguale più 2 e il contrario sarà meno un mezzo e x2 uguale a più 2. Queste sono le due soluzioni dell'equazione. Quindi adesso vedo e mi vado a scrivere. Quindi ho a minore di 0, quindi a negativo la parabola ha la concavità rivolta verso il basso. L'avremo sempre così qua a minore di 0. E per la soluzione andiamo a rivedere il segno iniziale è minore di 0 della disequazione, quindi ho minore di 0, quindi voglio soluzioni negative. Sotto l'asse x. Andiamo a farle, quindi andiamo a disegnarci, mettiamoci meno un mezzo e 2, concavità della parabola, prenderci un colore, arancione, ok. Quindi la parabola ha la concavità verso il basso, riesco a prendere, ok, preso per un metro, ok, spostiamo questo 2 se no tanto non verrà mai, ok, questo è più 2, ok, questo è meno un mezzo, ok, mi chiede tutte le soluzioni mm, minori di 0 che stanno qua sotto, la parte sotto della x, ok? Quindi siccome questa parte centrale non deve mai essere considerata, ecco che le soluzioni sono queste. La parte della parabola in cui si trova sta in queste due parti, quindi la soluzione sarà scritta come, andiamo a scrivere la soluzione uguale a x minore di meno un mezzo e x maggiore di 2. Questa è la nostra soluzione finale. Andiamo all'altro caso, stiamo facendo il caso delta minore di 0, a minore di 0 e delta maggiore di 0. Andiamo a fare un altro piccolo esempiuccio, quindi avremo 110, avremo a meno x al quadrato meno 6x più 7 maggiore di 0. Ok, la trasforma viene meno x al quadrato meno 6x più 7 uguale a 0, quindi andiamoci a cercarci, quindi quali saranno a, b, c, andiamo a scrivere, vedete qua, a è uguale a meno 1, b uguale a meno 6 e c uguale a più 7. Questi sono i nostri ABC. Andiamo con il nostro discriminante. Il discriminante sarà b quadro meno 4ac e quindi avremo meno 6 al quadrato meno 4 per meno 1 per più 7, cioè in totale 64. Quindi x1, x2 è meno b più o meno radice di delta fratto 2a. Quindi sarà meno per meno 6 più o meno radice 64 è chiaramente 8 fratto 2 per meno 1. E quindi le nostre due soluzioni saranno, qua riscriviamo,
più 6 più o meno 8 fratto meno 2. Quindi le nostre soluzioni saranno, senza che faccio tutti i calcoli, vabbè, sarà più 6 più 8 fratto meno 2 e più 6 meno 8 fratto meno 2, cioè meno 7 e più 1. Quindi andiamo a scriverli, quindi x1 è uguale a tutti e 2 meno 7 e x2 è uguale a più 1. Quindi ho A minore di 0 e delta maggiore di 0, quindi ho concavità sempre parabola con concavità verso il basso, e poi la nostra disequazione riporta maggiore di 0 in questo caso, quindi e per le soluzioni ho il delta maggiore di 0, quindi in questo caso soluzioni positive sopra asse x, rispetto a prima che le voleva negative sotto l'asse x perché la disequazione iniziale portava a questo. Invece in questo caso è maggiore di 0, quindi andiamo a fare la nostra parabola che passerà per due punti, ok? Quindi la nostra parabola passa così, questo è meno 7, andiamo a scrivere, questo è meno 7 e questo è più 1, ok? Adesso li vuole sopra, ok? Li vuole sopra e quindi andiamo, dove andiamo a prenderli? Internamente, sono i punti della parabola. Quindi la nostra, perché qui è maggiore di 0. Quindi la nostra soluzione sarà, in questo caso, compresa, no? Soluzione x compresa tra meno 7 e più 1. E chiaramente questi sono esclusi, perché non c'è l'uguale, la stessa cosa di qua, questo è escluso. Okay? Se ci fosse scritto minore o uguale, allora erano inclusi. No? È strettamente maggiore e minore a seconda, insomma, degli esercizi. E questo è il nostro caso. Adesso andiamo al secondo caso. Andiamo a prenderci il secondo caso, che sarà quindi secondo caso con A minore di 0, delta uguale a 0. Ok, andiamo a scrivere meno 16x al quadrato meno 9 più 24x minore o uguale a 0. Ok, la dobbiamo riscrivere corretta dove A, B e C, no? A è quando c'è, diciamo, l'incognita al quadrato, B è quando c'è la x, solo l'incognita, e C è termine noto. Quindi scriviamola meno 16x al quadrato più 24x meno 9 minore o uguale a 0. Questa è una cosa importante, non vi sbagliate, dovete scriverla in modo corretto. Quindi adesso andiamo a far diventare un'equazione associata, meno 16x al quadrato più 24x meno 9 è uguale a 0. Quindi il nostro delta sarà meno b più o meno, meno b, scusate, no, sto sbagliando, scusate, b quadro meno 4c. Dove andiamo prima a scriverci però quali sono a, b, c, quindi a è uguale a meno 16, b è uguale a più 24 e c è uguale a meno 9. Qua mi sono sbagliata veramente la x. Ok, quindi andiamo a farci il nostro delta e sarà più 24 al quadrato meno 4 per meno 16 per meno 9. E quindi sarà, 576 meno 576, cioè 0. E ecco il nostro infatti delta uguale a 0. Infatti delta è uguale a 0. Quando delta è uguale a 0, chiaramente la formula risolutiva sarà
Quindi quando delta abbiamo detto è uguale a 0, la nostra formula risolutiva sarà ridotta, no? La scriviamo, ma chiaramente x1, 2 sarà meno b, se mettiamo più o meno delta, è chiaro che è 0 fratto 2a, quindi è meno b fratto 2a. Quindi sarà meno più 24 fratto 2 per meno 16. E quindi sarà meno 24 fratto meno 32, cioè più 3 quarti. Ok, quindi abbiamo una soluzione, cioè soluzioni coincidenti. Avendo soluzioni coincidenti possiamo scrivere che x1 è uguale a x2 è uguale a più 3 quarti. Quindi avremo un unico punto sull'asse x, quindi andiamo a riscrivere che ho a minore di 0, quindi la parabola con cavità del basso, poi ho delta minore o uguale a 0. Avendo delta minore o uguale a 0, quindi per la soluzione ho delta minore di 0, quindi soluzioni negative. Sotto asse Y. Andiamo a disegnare, quindi la nostra asse X, in questo caso quindi la parabola sta qua sotto, tocca in un punto, questo punto chiaramente è 3 quarti, questo punto fa parte anche perché mi dice minore o uguale a 0. Lui vuole quelli che stanno sotto, quindi la parabola è tutta quella compresa, compresi i 3 quarti praticamente perché ha scritto minore o uguale. Solo per questo motivo, perché è scritto 3 quarti, prendiamo tutta la parte sotto. E lui vuole questo qua che è minore o uguale a 0. Quindi la soluzione sarà per ogni x appartenente ai numeri reali. Solo perché c'è l'uguale, se non ci fosse stato scritto no. Andiamo a vedere sempre un altro caso con delta uguale a 0, però vediamo la soluzione invece come si ottiene. Quindi è 120, abbiamo meno quarto x al quadrato più 5x meno 25 maggiore di 0, quindi strettamente maggiore. Facciamo il minimo comune, così togliamo il 4 sotto, quindi sarà meno x al quadrato più 20x meno 100 fratto 0, 4, quindi meno x al quadrato più 20x meno 100 maggiore di 0. Questa è quella che andiamo a considerare, ok? Trasformiamola, meno x al quadrato più 20x meno 100 uguale a 0, quindi A è meno 1, B è più 20 e C è meno 100. Delta
è sempre b quadro meno 4ac, che sarà più 20 al quadrato meno 4 per meno 1 per meno 100, che viene 400 meno 400 uguale a 0. Quindi delta uguale a 0, facciamo la nostra formula, x2 è uguale a meno b più o meno radice di delta fratto 2a, quindi è meno b fratto 2a, quindi sarà meno più 20 fratto 2 per meno 1, e cioè meno 20 fratto meno 2, cioè più 10. Quindi questi sono i nostri incidenti. x1 1 uguale a x2 uguale a più 10. Ci chiedeva all'inizio la disequazione è maggiore di 0, quindi A minore, sempre la nostra solita parabola con concavità riporta verso il basso, e per la soluzione ho delta maggiore di 0, quindi soluzioni positive sopra asse x. Facciamo la nostra x, quindi vuole queste sopra, però la nostra, diciamo, la nostra parabola chiaramente sarà con la concavità verso il basso e con il puntino. Questo è il nostro numeretto trovato, quindi più 10 lo scriviamo. Lui vuole però le soluzioni maggiori di 0. Quindi queste che stanno qua. E la parabola non ci tocca mai. Sarà anche 10 non compreso. Quindi la nostra soluzione sarà nessun x appartenente ai numeri reali. Sempre perché appunto diciamo sempre perché appunto il 10 non è compreso. Andiamo all'ultimo caso, il caso con il delta minore di 0, facciamo sempre tutti due esempi. Quindi A minore di 0, quindi terzo caso, e delta minore di 0. Vediamo, ho i 7, quindi ho x per 2 meno x minore di 6. Quindi avrò 2x meno x al quadrato meno 6 minore di 0. Quindi meno x quadro più 2x meno 6 minore di 0. Quindi facciamo la nostra disequazione, meno x quadro più 2x meno 6 uguale a 0, e quindi avrò a uguale a meno 1, b uguale a più 2 e c uguale a meno 6. Discriminante sarà b quadro meno 4c, quindi è più 2 al quadrato, 4 per meno 6, quindi sarebbe 4 meno 24, meno 20. Ecco che il delta è negativo. Quando il delta è negativo non devo fare, non devo calcolare chiaramente le soluzioni e devo andare direttamente alla soluzione con il grafico che mi dice delta minore di 0. Ok, quindi soluzione, scusate, segno minore di 0, quindi le soluzioni sono al di sotto dell'asse x negative. Quindi facciamo il nostro grafico. Quindi ho la parabola che sta qui, chiaramente x, ho la parabola che sta qui, non tocca niente,
e le soluzioni le vuole con minore di 0. Quindi queste. Quindi questa parte. E chiaramente la parabola viene toccata. E quindi, come abbiamo visto già prima, soluzioni per ogni x appartenente ad R. Ultimissimo esempio, sempre con delta minore di 0, andiamo a farlo. Avremo meno x quadro meno 6 maggiore di più 3. Meno x quadro, porto dall'altra parte 3x meno 3x, meno 6 maggiore di 0. Quindi andiamo a fare l'innovazione, meno 3x 6 uguale a 0. Quindi avremo ABC, quindi A uguale a meno B uguale a meno 3 e C uguale a meno 6. Delta uguale B quadro meno 4C è meno 3 al quadrato meno 4 per meno 1 per meno 6. Già vedete che è negativa. È 9 meno 24, cioè meno 15. Delta minore di 0, abbiamo detto niente risultato per la soluzione dell'equazione. La soluzione avremo chiaramente A 0 perché è negativa, avremo il delta maggiore di 0, quindi soluzioni positive, sopra a 6x, il contrario di quell'altro. Quindi adesso andiamo a fare il nostro grafico, la parabola non tocca nulla perché non ci sono soluzioni, al di sotto perché chiaramente soluzioni negative, sta al di sotto perché è delta minore, ok? E la soluzione le vuole maggiore di 0, la disequazione, ecco qua, e quindi non ci sono. Quindi quando è così si scriverà soluzione di una x appartenente ai numeri reali. Ecco qua. Per chi volesse uno schemino riassuntivo, farò uno shorts con tutti i casi, con tutti diciamo, gli schemini, tutte le soluzioni, così appena avete diciamo, un esercizio, vi ricordate subito come sarà appunto il grafico della parabola e come sarà la soluzione. Ciao e alla prossima!